Nella nostra memoria, nel parlato quotidiano, esistono delle frasi che usiamo praticamente sempre, anche se non sono vere, e che si sono sedimentate a seguito di una sorta di telefono senza fili. Possiamo quasi parlare di effetto Mandela, quindi un falso ricordo legato a un personaggio, a un evento o un'immagine. In ambito cinematografico possiamo fare due esempi principali. Innanzitutto il Luke, io sono tuo padre, pronunciato da Darth Vader in Guerre Stellari, che in realtà è No, io sono tuo padre. Oppure Specchio, specchio delle mie brame in Biancaneve e i Sette Nani, che in realtà è Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Un'altra frase che sicuramente avrete dedotto dalla descrizione e dal titolo del video è la tipica espressione con la quale Sherlock Holmes evidenzia la banalità di un'affermazione o di un fatto. Elementary Watson, infatti, non è mai stata utilizzata da Sherlock Holmes, almeno nei libri di Conan Doyle. Dopo la sigla cercheremo di capire da dove nasce questa celebre espressione. Appena sentiamo pronunciare la parola detective è impossibile non pensare a lui. Sto parlando ovviamente dell'inquilino del 221B di Baker Street in Londra, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes e il suo fedele assistente, il medico John Watson, sono due autentiche leggende, due figure rappresentative del genere giallo che si sono fatti spazio nel cuore dei lettori un caso dopo l'altro. Eppure questo successo non fu immediato, anzi, i due personaggi nascono dalla penna di Arthur Conan Doyle, un medico 27enne che per cercare di racimolare qualche soldo scrisse in sole 3 settimane quello che fu il primo libro dedicato a Sherlock Holmes, ovvero Uno studio in rosso, e che verrà pubblicato nel 1887 nella rivista Breton Christmas Special. Data la bassa tiratura della rivista, lo studio in rosso non ebbe successo. Il vero successo ci fu con il libro successivo, Il segno dei quattro. Il romanzo attirò subito l'attenzione dei lettori, che rimasero catturati non solo dal basso costo del libro, ma anche dal modo con il quale Conan Doyle permetteva a chiunque di risolvere il caso attraverso il metodo deduttivo e scientifico. Sherlock Holmes è sin da subito affiancato da James Watson, un medico reduce di guerra che completa caratterialmente il suo compagno e lo aiuta nella risoluzione dei casi. Non stiamo parlando quindi di una semplice spalla, ma di un vero e proprio braccio destro. È proprio lui a fare certe osservazioni che poi Sherlock commenta con un elementario Watson. Tuttora infatti la frase viene usata per commentare un'ovvietà o comunque per segnalare la superiorità rispetto all'interlocutore, cosa che, se vogliamo dirla tutta, non appartiene a Sherlock Holmes. Ma come avevo detto all'inizio, questa frase è totalmente assente da 56 racconti di Arthur Conan Doyle. Prima di vedere da dove nasce, vi ricordo di iscrivervi se fate parte di coloro che hanno visto i video ma non sono iscritti al canale, o comunque per i nuovi arrivati. In questo modo non vi perderete nessun video. Sherlock pronuncia la parola elementare solo 8 volte, ma mai con un Watson accanto. L'unico caso in cui ci va vicino è nel racconto Il caso dell'uomo deforme, presente nella raccolta Le memorie di Sherlock Holmes del 1893. Qui elementare e mio caro Watson sono pronunciate sì nello stesso dialogo, ma in due frasi differenti. Ma allora da dove nasce? Per capirlo dobbiamo andare nell'universo delle opere apocrife dedicate a Sherlock Holmes, quindi quelle opere che sì parlano di Sherlock Holmes ma non sono state scritte da Arthur Conan Doyle. La sua origine viene attribuita ad un'opera teatrale, ossia Sherlock Holmes in 4 atti, scritto, diretto e interpretato da William Gillette. A lui spetta anche l'iconografia classica di Sherlock Holmes, composta da berretto da cacciatore di cervi, pipa lunga e addirittura la mantellina. Lo spettacolo di Gillette debuttò il 23 ottobre 1899 allo Star Theatre di Buffalo, nello stato di New York, ed ebbe un successo strepitoso che portò a repliche in tutta l'America fino al 16 giugno dell'anno successivo. La tournée continuerà in Europa e in Inghilterra, dove esordirà il 2 settembre 1901 a Liverpool. È forse la popolarità di questo spettacolo teatrale ad aver fatto conoscere Sherlock Holmes ovunque a diffondere questa espressione di cui stiamo parlando. Ma anche qui siamo di fronte a qualcosa di incerto, perché non c'è nessun segno nella sceneggiatura. Forse è stato utilizzato ed improvvisato e poi si è diffuso spettacolo dopo spettacolo. Dobbiamo quindi spostarci nell'universo cinematografico e fare un salto in avanti nel 1929, anno in cui uscì nelle sale il primo film sonoro ispirato al detective, Il ritorno di Sherlock Holmes, diretto da Basil Dean e con Cliff Brooke nei panni di Sherlock Holmes.
Da quel momento in poi non c'è attore che non lo abbia utilizzato. In conclusione possiamo dire che l'origine è un vero e proprio mistero degno di Sherlock Holmes. Personalmente penso che si tratti di una lenta e progressiva trasformazione del termine elementare. Comunque rimanete sintonizzati perché parleremo di nuovo di Sherlock. E voi dite spesso questa frase? Qual è il luogo o il contesto in cui lo sentite di più? E quali sono le vostre teorie riguardo la sua nascita? Io intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! Ma come abbiamo